Eccoci qua, salve a tutti, è appena arrivato il corriere con questo grosso pacco. Cosa conterrà? Allora, in teoria dovrebbe contenere un paio di cose, una molto piccola e una molto grande. Apriamo tutto quanto. Allora, per prima cosa vedo questo pedale, questo MS90 LP Zoom. Sarà protagonista di una prossima recensione. Ovviamente devo prendermi il tempo di studiarlo, quindi ne parleremo più avanti. Questa volta invece abbiamo da recensire questo qui. Che cos'è? Vediamo un attimo se riusciamo ad aprirlo rapidamente. Non può che essere un basso super imballato. Devo dire che Thomann è sempre molto attento a che la sua merce arrivi sana e salva. Guardate quante corde, troppe corde, non sono abituato ad avere tutte queste corde, sono ben 6. Che cosa ho combinato? Ricordate il video pubblicato ormai un anno fa, forse qualcosa di più, in cui parlavo del basso a 6 corde e della mia sfortunata vicenda col basso a 6 corde? Ebbene, tempo fa ho visto che era in vendita questo Squier Affinity Jazz Bass ad un prezzo veramente super conveniente da non farsi sfuggire, meno di 300 euro sullo store di Thomann. Allora ho detto, senti, in quel video dicevo che prima o poi avrei ripreso un basso a 6 corde e dunque ne ho approfittato. E in questo video lo andiamo a provare e vediamo come suona. Ebbene sì, ci sono cascato un'altra volta. Sono tornato ad acquistare un basso a 6 corde, esattamente come circa 13 anni fa, e come quella volta, anche questa volta ho fatto questo acquisto mentre sono impegnato in un musical in teatro. Speriamo che questa volta vada a finire meglio dell'altra volta. È una storia che ho raccontato in un precedente video dedicato al 6 corde. Se vi va, recuperatelo, comunque ve lo lascio in descrizione e nelle schede finali. Prima di fare delle considerazioni su quanto può valere la pena avere un basso a 6 corde, di quanto può essere utile oppure inutile, parliamo un po' delle caratteristiche di questo strumento. Dunque, il suo nome completo è Squier Affinity Jazz Bass 6 BKM, dove BK sta per black, cioè nero, e M sta per metallizzato, e devo dire che questo è un bel colore molto sobrio ed elegante. Non so quanto dalla telecamera si possa apprezzare la metallizzazione, credo per niente, ma vi posso dire che appunto lo trovo elegante. Il manico è in acero con un bel profilo a C che io devo dire apprezzo molto. Non amo particolarmente i manici troppo corposi. Questo invece ha una bella curvatura morbida e tra l'altro al tatto è veramente piacevole. La casa madre dichiara che il manico è stato rinforzato grazie alla grafite. Ora io non ho idea di come questo sia stato ottenuto dal punto di vista ingegneristico. Per quanto è dato sapere, il truss rod è in acciaio, dunque con ogni probabilità siamo in presenza di inserti in grafite o comunque probabilmente di barre in grafite che si trovano attorno al truss rod. Questi inserti dovrebbero garantire una maggiore stabilità del manico, considerando che insomma 6 corde che tirano tra l'altro in modo disuguale insieme a
le possibili variazioni di umidità e di temperatura potrebbero effettivamente portare ad una deformazione del manico. Ebbene, in questo modo si dovrebbe evitare il più possibile questa sfortunata evenienza, oltre a garantire una migliore conduzione del suono, ma di questo magari diremo più avanti. Abbiamo poi una tastiera in alloro indiano. L'alloro indiano è un legno che sta prendendo molto piede negli ultimi anni come alternativa al palissandro, un po' come un altro legno che si chiama pau ferro, alternative più economiche e più sostenibili rispetto al palissandro. Se cercate sul web trovate centinaia di estimatori di questi sostituti del palissandro e dicono che non c'è assolutamente differenza. Dal punto di vista estetico devo dire che è bello, certo ha una venatura meno marcata rispetto al palissandro, ma devo dire questa scelta di natura economica ed etica da parte delle case costruttrici è assolutamente valida e da elogiare. La tastiera si caratterizza per i classici 20 tasti del jazz bass. I tasti sono medium jumbo. La stessa filosofia costruttiva orientata all'economicità e alla sostenibilità riguarda il corpo in pioppo. Il pioppo appunto è considerato una buona alternativa economica e sostenibile al lontano e al frassino. È sicuramente più leggero, non ha esattamente le caratteristiche di quei legni più nobili, ma comunque gli somiglia abbastanza. Dunque un'altra buona scelta da parte del costruttore. Abbiamo poi due pick-up ceramici tipici della filosofia jazz bass, ovviamente passivi single coil. Poi abbiamo tre controlli, due per i volumi ed uno per il tono. Il ponte è il tipico ponte vintage del jazz bass, semplicemente con 6 sellette anziché 4. Abbiamo poi una grande quantità di meccaniche sulla paletta, 6 meccaniche die cast, meccaniche chiuse, quindi non hanno il tipico ingranaggio a vista delle meccaniche vintage Fender e Squier, che dovrebbero garantire una migliore precisione e una migliore durabilità nel tempo, oltre a un peso leggermente minore rispetto alle meccaniche vintage, considerando che qui normalmente ce ne sono 4, ecco questa volta ce ne sono 6, dunque il peso aumenta notevolmente. Anzi, parlando di dimensione e di peso, diciamo che questo strumento come dimensioni è esattamente identico al Fender Jazz classico, nel senso che il corpo è perfettamente sovrapponibile, anche la lunghezza del diapason siamo sempre ai classici 34 pollici, anche la paletta è sostanzialmente identica come dimensioni. Ovviamente tutto questo legno in più fa sì che questi spazi siano ovviamente più ristretti, proprio perché la tastiera, il manico è più largo, c'è proprio più materiale ovviamente, anche la paletta ha uno spessore leggermente maggiore, dunque diciamo che il risultato di questa maggiore quantità di materiali più leggeri fa sì che l'aumento di peso sia tutto sommato contenuto, perché il mio Fender Jazz pesa attorno ai 4 kg, questo Squier pesa circa mezzo chilo di più, dunque ci aggiriamo attorno ai 4 kg e mezzo, dunque tutto sommato poteva andare peggio. Direi che è un aumento di peso piuttosto contenuto.
Cos'altro dire? Che stando alle specifiche tecniche il capotasto è realizzato in osso sintetico. Cos'è l'osso sintetico? Non è altro che una resina sintetica che mira a riprodurre le caratteristiche dell'osso naturale, però garantendo una maggiore uniformità del materiale naturale ad un prezzo molto più economico e tutto sommato una caratteristica abbastanza inattesa per uno strumento di fascia economica come questo, dove generalmente il capotasto è realizzato in semplice plastica. Poi abbiamo questo spingicorde che interessa tutte e 6 le corde, diversamente dal jazz bass tradizionale dove lo spingicorde spinge soltanto le corde Re e Sol. Prima ho dimenticato di dire che l'intercorda al ponte è di 17 mm contro i 19 del jazz bass tradizionale, una riduzione di ben 2 mm tra una corda e l'altra. Può sembrare poco, ma invece è tanto, dunque necessiterà sicuramente un po' di tempo per prendere le misure con le dita passando da una corda all'altra. Ultima considerazione di carattere generale: lo strumento viene costruito in Cina da Squier su licenza Fender e viene consegnato ben imballato in una scatola di cartone, come avete potuto notare poco fa durante l'unboxing, senza alcuna dotazione ulteriore all'infuori di questa bustina con le due brugole, non so se riuscite a vederle, quella più grande per la regolazione del truss rod, quella più piccola per la regolazione del ponte. E veniamo ora al suono di questo jazz bass 6 corde. Vi anticipo subito che mi ha sorpreso davvero molto positivamente, non me l'aspettavo. Sarà anche forse per il fatto che il manico è avvitato con 6 viti al corpo, laddove tradizionalmente ce ne sono 4, dunque forse questo garantisce una maggiore trasmissione della vibrazione, non lo so. Fatto sta che non mi aspettavo un Si grave con questo sustain. Ecco, considerate che i Fender Jazz Bass di qualche anno fa un Si con questo sustain se lo sognavano proprio, e invece oggi possiamo avere questa qualità su un basso di fascia economica. Non solo, ma anche tutte le altre note suonano piuttosto bene. Anche superando il 12° tasto. Le frequenze rimangono comunque intelligibili, certo. Non abbiamo note sempre tutte perfettamente a fuoco come su bassi di alta o altissima gamma, ma dobbiamo pur sempre tenere presente che questo è uno strumento economico, dunque il risultato è eccellente. In generale tutto lo strumento suona bene, questo anche per dire che probabilmente quei rinforzi in grafite di cui parlavamo all'inizio svolgono bene la loro funzione, come il capotasto in osso sintetico, lo spingicorde, insomma tutto il sistema bisogna dire che sembra funzionare egregiamente, considerando, lo ripeto, che si tratta di uno strumento economico. In generale non ci sono particolari buchi, la corda acuta anche suona piuttosto bene. L'unico difetto in questo senso è il classico dead spot sul 7° tasto o giù di lì della corda Sol. Purtroppo di questo non siamo riusciti a liberarci, infatti se andiamo a suonare la nota Re appunto sul 7° tasto della corda Sol, eccola qui, ecco, muore molto velocemente. In cuor mio speravo nel miracolo che fossero riusciti in qualche modo ad ovviare a questo annoso problema
che riguarda appunto la corda Sol attorno al quinto, sesto, settimo, ottavo tasto, ma purtroppo anche in questo caso una piccola delusione. Tuttavia le note immediatamente prima e immediatamente dopo suonano piuttosto bene, dunque questo difetto in particolare su questo strumento riguarda essenzialmente la nota Re, cioè come tutti gli strumenti in mio possesso sembra quasi la maledizione del Re sul settimo tasto. Oh, specifico che non ho fatto nessun tipo di messa a punto allo strumento, l'ho soltanto accordato. Probabilmente un paio di corde hanno la necessità di essere alzate leggermente, l'ottava forse va regolata un filo, ma già così lo strumento suona. Anche traguardando il manico in questo modo per controllare se i tasti sono ben allineati, sembra che sia tutto a posto. Chiaramente, affidando lo strumento ad un buon liutaio, potremmo portarlo alla migliore regolazione possibile, ma già così è un ottimo punto di partenza. Ma veniamo alla domanda delle domande. Serve davvero avere un basso a 6 corde? Fino a questo momento la mia risposta rimane sempre la stessa. Se sei John Patitucci, Alain Caron, Anthony Jackson, Nathan East, Les Claypool, probabilmente sì, ma in tutti gli altri casi forse no. Facciamo una considerazione proprio di tipo matematico. Questo è un basso a 6 corde con 20 tasti, il che significa che la nota più acuta che può produrre è questa, cioè un Sol diesis o un La bemolle. Ecco, se io prendo i miei due bassi Yamaha 5 corde 24 tasti, scopro che la nota più acuta che possono produrre è proprio un Sol. Cioè, il che significa che questo basso a 6 corde ha solo una nota in più, dunque se la nostra esigenza è quella di espandere il registro verso l'alto, forse questo basso non è la scelta più appropriata, dovremmo probabilmente procurarci un basso a 6 corde ma con 24 tasti. Parlando di polifonia, la presenza della corda Do ci agevola chiaramente nell'esecuzione di accordi a 4 voci, sia che abbiamo 20 tasti sia che ne abbiamo 24. Gli accordi a 4 voci si possono eseguire anche su un basso a 4 corde, ma è oggettivamente più scomodo, mentre qui, oltre ad essere più agevole, lo possiamo fare anche in un range più acuto e dunque gli accordi suonano più brillanti, più simil chitarristici. Facciamo un esempio con questo Do major 9, cioè un accordo maggiore con la settima maggiore e la nona, Do, Mi, la terza maggiore, Si, la settima maggiore e Re, la nona maggiore. Questo accordo possiamo facilmente trasportarlo lungo tutta la tastiera e suona sempre bene. Do, Si, Si bemolle, La bemolle, Sol, Sol bemolle, Fa, Mi bemolle. Qui l'accordo comincia a essere un pochino scuro, Re, Re bemolle e Do. Chiaramente se dobbiamo suonare Do ci conviene forse suonarlo all'ottava sopra, dove lo stavamo suonando prima. Se ci serve un Re bemolle possiamo salire di mezzo tono, ma già se ci serve un Re, ecco che siamo un po' in difficoltà perché avremo bisogno di più spazio qui, la spalla dovrebbe essere un pochino più scavata. Se avessimo appunto un 24 tasti riusciremmo a farlo comodamente. Qui non suona bene perché non ho abbastanza spazio, dunque vado a premere male sulle corde. Un altro accordo che si può fare, questo è un pochino più scomodo, è il minore nona, eccolo qua. Do minore nona.
Do la fondamentale, Mi bemolle la terza minore, Si bemolle la settima minore e Re la nona. Questo viene un pochino più comodo se lo suoniamo in tonalità un pochino più gravi, cioè per esempio Sol minore nona, eccolo qui, semplicemente perché in questa posizione le dita si proiettano in modo un pochino più comodo sulla tastiera. E poi possiamo suonare degli accordi alterati, per esempio questo Sol settima con la nona aumentata, oppure questo Sol nona, cioè Sol settima con la nona, oppure quest'altro con la nona bemolle, oppure semplicemente un Sol settima dove alla nota acuta abbiamo l'ottava della fondamentale. Accordi di settima li possiamo suonare anche prendendo questa volta la fondamentale sulla corda Mi, finora l'abbiamo presa sulla corda La. Molto bello è questo Sol tredicesima, Sol tredicesima bemolle, o anche un Sol settima con la quinta all'acuto. Ecco, insomma, grazie alla corda in più abbiamo un'ampia possibilità di formare accordi veramente di tipo chitarristico e arricchire molto la sonorità polifonica del nostro basso. Per concludere, cosa dire di questo Squier Affinity Jazz Bass 6 corde? Che nel complesso è un progetto ben riuscito da consigliare in particolare a tutti coloro che hanno intenzione di affacciarsi al mondo del 6 corde senza spendere una fortuna, ma nel contempo mantenendo comunque un legame con il suono della tradizione del basso, perché questo strumento è in grado di esprimere comunque il tipico suono, le tipiche timbriche del jazz bass. Nel complesso si tratta di uno strumento che può avere una sua versatilità. Mi ha molto colpito la presenza e il sustain del Si grave, che tipicamente non è mai stato un punto di forza degli strumenti come il jazz bass. Volendo mettere in evidenza invece alcuni difetti, partiamo da quello meno importante che riguarda la natura di questo strumento come 6 corde. Se avessimo 24 tasti anziché 20, probabilmente potremmo sfruttare al meglio la presenza del do acuto, ma chiaramente in questo modo andremo a tradire la peculiarità, la natura stessa del jazz bass. Più importante invece è il problema del peso, 4,5 kg si fanno un po' sentire sia quando utilizziamo la tracolla sulla spalla sinistra, sia quando appoggiamo lo strumento sulla gamba. Credo che a questo punto della storia del basso elettrico sarebbe opportuno dedicare studio e progettazione a strumenti che vadano ad impattare sempre meno sul fisico degli strumentisti. Infine abbiamo due difetti che conosciamo bene e con cui abbiamo imparato a familiarizzare. Il primo è la tendenza ad affondare dalla parte della paletta, che se già è presente tradizionalmente sul jazz bass, figuriamoci se può mancare qui, dove invece di avere 4 meccaniche ne abbiamo 6, sia pure alleggerite, ma sono sempre 6, oltre al fatto che il manico è più grande e dunque più pesante. Questo difetto non poteva mancare. E poi abbiamo il nostro immancabile dead spot al settimo tasto della corda Sol, ma insomma questi ormai non possiamo neanche più considerarli difetti, bensì delle caratteristiche della personalità
del jazz bass. Volendo dare un voto, io darei un bel 7,5, che potrebbe arrivare anche a 8 o addirittura 8,5 se lo andiamo a valutare all'interno della sua fascia specifica di appartenenza, cioè la fascia economica. Possibili upgrade potrebbero riguardare il ponte, che potrebbe essere sostituito con uno un pochino più massiccio e con maggiori possibilità di regolazione, per esempio per andare ad ampliare un pochino l'intercorda qui al ponte. Per lo stesso motivo potrebbe valere la pena sostituire il capotasto per andare anche qui ad ampliare per quanto possibile l'intercorda, e poi si potrebbe dotare lo strumento di elettronica attiva, che io non amo particolarmente, ma trattandosi di un 6 corde con una grande differenza tra le frequenze più gravi e le frequenze più acute, ecco, l'elettronica attiva potrebbe giocare un ruolo non secondario nel rendere più uniforme tutta la sonorità dello strumento, altrimenti si potrebbe ricorrere molto più semplicemente ad un buon pedale compressore. Bene, se state valutando l'acquisto dello Squier Affinity Jazz Bass 6 corde, spero che questo test recensione possa aiutarvi in questa valutazione. In descrizione vi lascio il link al sito di Fender Italia e al sito di Thomann, dove raccogliere tutte le informazioni per valutare un possibile acquisto e per conoscere il prezzo più aggiornato. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate like e commenti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Se poi volete supportarmi ancora di più potete farlo utilizzando i super grazie qui sotto. Qui attorno a me vi lascio altri 2 test recensioni che ho realizzato tempo fa e anche il video che precedentemente ho dedicato al basso a 6 corde. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!